Ciao a tutti raga, ben ritrovati in questo nuovo video e benvenuti su Ferrovie Miniature. Io sono Joe. Raga, oggi, visto il successo del primo video che ho fatto di reaction su Ferrovie Miniature, oggi vi porto la seconda parte. Perché non farlo raga? Assolutamente sì. Peccato che avevo rimosso tutti i miei vecchi video, perché altrimenti a quest'ora avremmo avuto un botto di video da vedere. Ma andiamo a vedere che cosa succede in questo secondo episodio di reaction alle Ferrovie in Miniatura e andiamo a vedere quali sono le novità. Vi giuro che oggi ci sono un bel po' di novità nuove, ma prima di cominciare questo video vi ricordo sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi sia piaciuto e soprattutto condividete dappertutto. Raga, ci divertiamo un botto perché questo ci serve sicuramente per divulgare il modellismo ferroviario che in Italia ancora è lo stato brado, ok? Come sempre, come tutte le cose. Vabbè, detto questo raga, partiamo subito a vedere il primo canale e vi ricordo che tutti i video di questi plastici che vedete in questo canale trovate linkato qua sotto i rispettivi canali dei proprietari di questi video, ok? Così andate a vedere i loro canali, magari vi iscrivete anche, ma partiamo con il primo raga. Partiamo da questo primo video del canale Unboxing Power, raga, un plastichino, binari Marklin come potete vedere, e questo scorcio mi piace un botto, c'è quell'anello di ritorno che praticamente da terzo livello scende al primo, anzi al secondo, e questo che dal terzo livello va al quinto. Pieno veramente di cose da guardare raga, godetevelo perché è veramente eccezionale. Mi ricordo raga sempre di mettere le votazioni qua sotto del plastico che vi piace di più, anche se so che vi piacciono tutti, ma più o meno una stima ci può stare o su per giù. Bella zona industriale ragazzi, molto bello. Oh ragazzi, quest'Ice che è passato a 350 all'ora, dai, troppo esagerata la velocità secondo me. Oh raga, ambiente tra virgolette natalizio, con la neve, binari pitturati in maniera gradevole, ma la neve un po' meno ragazzi, non è proprio il massimo come è fatta, però vabbè. E dico io raga, però questi treni tedeschi potete un po' imbrattarli, invecchiarli un attimino, ci potrebbe stare secondo me. Ecco di nuovo l'Ice, stavolta a una velocità un po' più accettabile, ma forse era l'effetto curva che mi dava quell'effetto inaccettabile. Che cosa sta arrivando raga? Un bel diesellone gigante. No, 7-8 vagoni. Ok, va bene. Passiamo a quest'altro canale, Alter Klapper Nocken. Penso si dica così, non lo so. Andate a vedere il suo canale qua sotto, vediamo di che cosa si tratta. Anche qui stiamo guardando un plastico veramente eccellente secondo il mio punto di vista, perché raga, guardate dall'alto. Ecco, questo è lui che parla, è uno che racconta, si racconta, fa vedere, e credo che sia veramente qualcosa di eccezionale. Classico plastico tedesco, ma a me, sapete raga, questi plastici qua piacciono un botto. Cioè, chiedetemi di costruirvi il vostro plastico e lo chiedete a me, io ho sempre quest'idea, parto sempre con questo concetto qua. Anche se per esempio qua vedete le casette non sono proprio sporcate a dovere, sono un po' plasticose, però ci sta. Gran finale con parte serale, notturno, con le luci. Beh, carino, raga, carino. Ma ora raga, prima di andare avanti con questo video, che andiamo a vedere questo nuovo canale, che adesso vi dico il nome, Scala N tra l'altro, vi ricordate quando facevamo tempo fa il giochino che voi mi mandavate su Instagram, i vostri plastici, i vostri filmati, e io li votavo? Ecco, ritorna questa cosa, quindi se volete mandatemi i vostri filmati, lunghi, corti, come volete, possibilmente fatti con una telecamera abbastanza magari anche con un telefono, però insomma con una qualità video abbastanza accettabile, e me le mandate su Instagram, link qua sotto, andatela a vedere. Come del resto trovate qua sotto il link del mio negozio Amazon, andatela a guardare perché raga ne vale la pena, sto aggiungendo un botto di articoli, andatela a vedere. Ma ora ragazzi torniamo su questo canale che si chiama Speed Power 20 ed è un plastico in scala N. Ecco, qui possiamo osservare quanto la scala N non sia ovviamente come l'H0 a livello qualitativo, a livello di impatto, a livello di emozioni, diciamo molto dettagliato e molto forte, però guardate voi stessi questo convoglio quanta strada riesce a fare in poco spazio, anche se questo è un bel plastichino abbastanza gigante, però
potete vedere voi stessi che quello che state guardando adesso, guardate, è un'immensità, è la metà di quello che io sto costruendo per Daniel, cioè per farvi un'idea, quindi anzi la metà, meno della metà, guardate quanta strada riesce a fare questo treno, proprio per il fatto che con la scala N vi potete sbizzarrire veramente veramente tanto. Comunque guardate, c'è una bella stazione sul lato destro con uno scalo pieno di treni parcheggiati, zona industriale, molto bello, strade, autostrade, un botto di ponti. Questa cosa ovviamente voi ve la potete permettere solo esclusivamente in scala N, in poco spazio. Scala K0 qua ci voleva praticamente una roba grande come la nostra associazione, sicuramente come la nostra ex associazione. Ho trovato le immagini di questo plastico che non mi ricordo più il nome di chi era, comunque trovate il link, andatelo a vedere, ed è sul canale di Pilentum che conoscete sicuramente tutti, l'ho linkato comunque. E raga, un plastico in stile credo ligure, molto bello raga, guardate i dettagli di questo plastico, ecco, non per dire, ma noi italiani sui dettagli siamo molto particolari, ecco, tutto rispetto dei tedeschi, ma guardate i dettagli della natura, guardate i dettagli dei colori, cioè wow, godetevi queste immagini raga, perché veramente sono spaziali, sono straordinarie. Ogni tanto si vede qualche locomotiva elettrica col pantografo alzato, per i piaceri di tanti di voi che scrivono nei commenti a volte arrabbiati che non vedete i pantografi alzati quando c'è la palificazione. Ecco ragazzi, un incrocio, un treno notte. Ma ora ragazzi voglio dedicare una parte di questi video anche al canale Real Models, un canale italiano ragazzi che veramente conta 6.000 e passa iscritti e che ne vale la pena iscriversi e andarlo a vedere, perché probabilmente molti di voi già lo seguono, ma per me che l'ho conosciuto da poco posso dire che secondo me si va a mettere tra i canali più interessanti in Italia per quanto riguarda la costruzione, la realizzazione di impianti e soprattutto suggerimenti e tutorial. Grande questo canale, quindi andatelo a guardare raga, perché veramente è interessante. Io ho trovato tra l'altro questo video in scala N dove lui fa vedere, anzi ora vi lascio l'immagine, dove lui spiega appunto che ha fatto delle modifiche in questo plastico, non so se il suo l'ha modificato, insomma l'ha dovuto fare dei cambiamenti. Comunque vabbè, guardate quanto è bello anche quel castello che c'è là sopra e guardate quanto lavoro lui ha fatto e quante modifiche ha dovuto fare, quindi penso che sia veramente sul pezzo questo signore che non conosco, che comunque saluto e, se sta guardando questo video, e niente raga, guardatelo perché ne vale veramente la pena. Galleria e con ancora dei binari, e anche nella parte sopra si vedono dei binari. Questa parte qui deve essere coperta, mentre questa qua, quando ho fatto l'ampliamento, ho deciso di tenerla simulando un cambiamento di tracciato, quindi inizialmente il percorso entrava in galleria, dopodiché hanno realizzato quest'altra galleria per rendere il percorso più veloce. È stato un pretesto per aggiungere questa parte che, come potete vedere, è abbastanza montagnosa. Non ci sono tanti binari, perlomeno a vista, ed è da terminare. In particolare abbiamo un tunnel stradale lì e questa zona qua. Già qui sicuramente realizzerò quella copertura con un'altra tecnica. Una quindicina di anni fa, quando iniziai quel lavoro che poi non portai a termine, lo feci con di fatto della cartapesta. Nei miei vecchi video reaction, che ora non ci sono più perché appunto sono stati cancellati, avevo fatto già un video in proposito in merito a questo canale Model Trains DSA, credo di averlo fatto perché me lo ricordo benissimo questo plastico ragazzi. Questo è veramente un bel lavoro stile FS, andatelo a vedere perché raga voglio i vostri commenti anche sul suo canale, perché secondo me bisogna spingerlo a far fare altri video. Secondo me è molto timido, deve dargli dentro perché ragazzi ha in mano un potenziale. Guardate la sporcatura di questa locomotiva 656
e guardate anche il plastico. Forse questo, appunto, ripeto, non mi è nuovo, ve l'avevo fatto già vedere e ci sono incappato nuovamente perché rimango attratto sempre da questi lavori fatti in maniera veramente straordinaria. Io su questo plastico voto veramente 10 al massimo, raga. Secondo me a livello di lavoro sta facendo tante belle cose. Secondo me deve fare ancora delle rifiniture, ma è partito veramente con la marcia giusta. Guardate che roba, raga, cioè è veramente veramente fatto bene. Anche la struttura degli edifici è veramente invidiabile, raga, invidiabile. Che dire, raga, anche questo video è finito qui, il secondo episodio di, appunto, reazioni a plastici ferroviari di modellismo, quindi spero vi sia piaciuto, condividetelo dappertutto sui social, su Facebook, dappertutto, e fatemi sapere se vi è piaciuto, così nel caso ormai penso di portarlo come format, ci vedremo per la terza puntata più avanti. Vi ricordo ancora il discorso di prima, quindi mandatemi i vostri plastici con video fatti come si deve di quello che state costruendo o quello che avete già costruito per farmelo vedere, e noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, like e iscrizione, e alla prossima, ciao!